Poi ovviamente liberissimi di sbagliare, cioè proprio cazzo proprio, tanto cazzo. tagliamo, facciamo... Combinate voi. Anzi, se c'è anche qualcosa, che ne so, vuoi insultare qualcuno, eccetera, poi dice no, cazzo, non volevo, e tagliamo. Allora, quando hai iniziato? Quando ho iniziato? Io ho iniziato nel 1988, 87, 88. 88, un Sì, sacco di anni, ma e come mai? Cioè, perché, come, nel senso? Allora, come cominci? Io abitavo ancora in provincia di Mantova, io sono originario di Mantova. E lì praticamente vagavo nel nulla, venivo dal calcio, avevo smesso di giocare a calcio, non avevo nessun tipo di interesse. 15 anni quando ho smesso di giocare a calcio, sì. E poi ho conosciuto praticamente un gruppo di 3 ragazzi di là del posto, 3 amici, poi alla fine sono diventati degli amici, che erano fantastici perché loro avevano attrezzato un cascinale di campagna e avevano fatto un bellissimo lavoro con dei fittoni e cordini, avevano attrezzato tutte queste vie che salivano anche sugli archi, no? Sai quegli archi per riporre i trattori? Ma quindi chiodati, chiodati. Io me lo ricordo, una cosa per me fantastica, cioè mi si è aperto veramente un mondo. Poi io non avevo la patente, ero quello piccolo, loro erano i grandi e ogni tanto mi portavano in una falesia sopra Verona che si chiama Stallavena, molto carina per cominciare. Però mi ci portavano poco perché loro avevano donne, avevano cose, cioè la sabato sera tornavano tardi, invece ero un tipo tranquillo e quindi insomma non arrampicavo mai abbastanza. Però con loro in quel cascinale lì ci sono passato tante giornate. Sì, bello, in mezzo alla nebbia. Quindi cioè da lì poi non hai più cioè hai capito che era il tuo? Sì, lì è stata proprio una scimmia pazzesca, quindi è diventata una roba, subito le figurine sul diario, Manolo, Gallo, poi cosa c'era ancora? Insomma è diventato... Perché Gallo nell'88, no, mi hai detto 88, no? 88 sì, era già... Io mi perdo un po'. Era già fuori, aveva già fatto Iena, aveva già fatto anche Ombra, credo. Sì, mi sembra che avesse già fatto anche Ombra, forse l'anno di Ombra. E poi a Iena ci arriviamo. Quindi tu hai iniziato, vedevi le foto di Iena e già la puntata. Bravo, guarda, hai preso nel segno. Infatti poi ci arriviamo, perché è una cosa che mi interessa un sacco. Sì. E quindi, appunto, in relazione a questo, appunto, vedevi questa foto... sulla guida vecchia, sulla guida la guida degli anni 80, vecchissima, sottile, a differenza del doppio volume di oggi. E tu già sapevi che quello sarebbe stato uno dei tuoi obiettivi? Diciamo che a quei tempi Gallo e Manolo erano i miti assoluti. Io, considerando che però avevo parenti a Genova, la mia famiglia è originaria di Genova, io già puntavo, dicevo cazzo, però sarebbe bello stare a finale, perché poi comunque era uno dei posti intanto più importanti, finale. Lo è ancora adesso per certi versi, però adesso è esplosa talmente tanto che ci possono trovare alternative. Però effettivamente finale e arco erano i miti, erano i miti. E quelli erano i tempi anche della guida ai luoghi della Libera, quindi un altro mito era Lumignano, che oltretutto era vicinissimo a casa mia, ma non l'ho praticamente mai frequentato perché non mi ci portavano. E poi ho scelto di andare a fare università a Genova proprio per essere vicino a Finale, perché avevo 17 anni, a 19 ho fatto la maturità lì a Mantova, al paese dove abitavo. E allora a quel punto, di fronte alla scelta dove vado, ho detto a mia madre: guarda, io vado a Genova. Avevo d'appoggio anche parentale, quindi... E quindi da lì tu hai iniziato a scalare a Finale? Sì, tanto da solo. Ho incontrato le prime persone, non avevo nessuno, non conoscevo nessuno. Ok. E ho cominciato a arrampicare tanto a Finale, sì. Tanto, infatti poi, cioè, cosa significava? E quindi parliamo dei primi anni 90. Parliamo del 90-91, i primi 91. Anni. Sì. Cos'era arrampicare nel 91? Cioè, a differenza di adesso, cioè te ne renderai conto. Io ora non so quanto segui, se arrampichi ancora, comunque seguirai abbastanza. Un po', continuo a starci però dentro. mi rendo conto che, benché io sia di una generazione diversa, a volte mi dà fastidio seguire così tanto. Perché adesso è proprio... cioè è quasi impossibile prescindere, no? Anche soltanto da dire: ma io questo blocco lo voglio fare senza averlo visto prima, o questa via. E sta diventando quasi impossibile. Qui è per quello, no? Che a volte dico: ma porca troia.
E quindi cos'era invece andare a scalare intanto senza sapere se potessi trovare un assicuratore, senza sapere magari sì la guida, però era un po' più ignoristica, magari le vie non erano poi chiodate come adesso per certi versi, non lo so se erano già tutte resinate, eccetera. No, non tutte. Quindi com'era? Era un'avventura, cioè era più un'avventura, e l'arrampicata non era ancora uno sport di fatto, anche se per certi versi era ancora una dimensione già molto seria, no? Con le sue regole, quindi non è che fosse così proprio andiamo a mangiare un panino, cioè c'erano obiettivi, c'erano a vista, lavorato. Però voglio dire, io andavo con dei miei amici di Savona, io le prime persone che ho conosciuto erano di Savona. Tant'è che io ho avuto l'onore io il mio primo 8A, cioè 7C+, allora era, dopo si è rotto una presa, è diventato 8A, l'ho fatto nel pole position a Erto. Ah no. Falesia di Erto. Sì, conosco la Falesia, però non la conosco. L'ho fatto assicurato niente poco di meno che da un giovanissimo Christian Cora. Sì, che allora era con me. E eravamo lì a Erto assieme a Gianluca Brero, altro arrampicatore importantissimo, per me ci ho arrampicato tantissimo, forte di Savona, e un altro il cugino di Christian, però si pigliava, si dormiva fuori. A finale io salivo a Genova in treno, salivano Christian e suo cugino a Savona, andavamo a un pannello di Loano che adesso credo non esista più, ma io tornavo a casa all'1:30 di notte, cioè nel senso era tutto molto free, sì, come partire per andare in montagna, quasi. No? Cioè, non sai quando sai quando parti e non sai quando torni. Un po', era tutto molto più tranquillo, beccavi qualcuno in Falesia e ok, ciao, mi fai sicura, cioè senza tanto starci a pensare. Insomma. Era più una nicchia di fatto, però questa nicchia per certi versi, perché poi l'altra volta ci pensavo, un po' a questa differenziazione che c'è tra, come dire, il mondo mainstream, chiamiamolo così, di oggi, che allarga di più tutto, e quella sorta di intimità che c'era prima, che per certi versi, pur appunto non avendola vissuta, però per certi versi manca anche un po' a me, no? E non aveva un po' dei contro anche quella nicchia, nel senso che tendeva un pochino a fare dei microgruppi che di fatto non promuovevano poi così tanto l'arrampicata. Cioè, se c'è una cosa che si può dire oggi dell'arrampicata o comunque della diffusione, è che un po' tutti, che intanto ci si è rilassati un po' sui gradi, su ste guerre eccetera. Questo è un bene, se ci si è rilassati un po' bene. E in più la gente è un po' meno gelosa, no? Cioè, da un lato secondo me quello è un aspetto che avevo anche avvertito un pochino io sui piccoli gruppi di un tempo, che c'era un po' di gelosia, no? Forse era quello anche. Cioè c'era quell'aspetto molto spiccato, molto forte, sì. Io questo l'ho avvertito un pochettino più tardi, quando diciamo man mano che un po' sali di grado e cominci a interessare quello che fai, allora cominciano a arrivare, no? Tra tutti tutta una serie di veleni, ne senti, all'inizio io ero quello che mi manca è proprio la dimensione dell'inizio, no? Cioè che talmente bisognerebbe mantenere quello stupore per tutta la vita, no? E non pensare nulla di tutto il resto. Perché però io credo che anche prima che io cominciassi a arrampicare mi risulta che negli anni '80 ci fossero veramente coltelli veramente affilatissimi tra quei pochi arrampicatori di punta che c'erano, quindi questo non si può parlare da questo punto di vista del bel tempo andato, perché credo che non sia mai esistito. No, ma sì, ma poi nel senso è una parentesi che ho voluto tirare fuori, perché è vero che per certi versi poi quasi, appunto, come dicevo prima, odio vedere sempre questa arrampicata, però dall'altro lato mi rendo conto che c'è la doppia, cioè la medaglia, sono sempre due facce in ogni epoca, no? Poi arrampicatore. Comunque, vabbè, tornando al discorso di finale, tu hai iniziato a scalare tanto a finale, ti allenavi al pannello quanto arrampicavi? Cioè, cos'era l'arrampicata in questo senso? Perché adesso la gente arrampica 90% a pannello, cioè si allena, diventa fortissima, poi va a scalare e dice cos'è sto sport? Era al contrario prima, ecco. Anche perché quando ho cominciato io i pannelli praticamente non esistevano ancora, di fatto c'era quel primo pannello lì a Loano,
stiamo parlando appunto dell'inverno 90-91, non mi sembra che a Genova ci fosse ancora qualcosa, forse qualcuno aveva delle travi. Sì, privata, però roba privata. O qualche pannelletto, forse magari. Questo mio amico Luca si era già fatto un pannelletto a Savona. Cioè c'era gente, allora cominciava al limite, allora ci poteva essere il problema di gente che si allenava troppo la trave, quindi poi diventava troppo forte e cercava di trascinare i piedi sulla roccia, però non c'era il problema del comincio sulla resina e poi mi ritrovo sulla roccia come ambiente quasi ostile. Sì, quello è un aspetto che c'è. Oggi c'è ed è fortissimo. Sì. Ma forse perché siamo anche di più, cioè c'è talmente tanta utenza che nel marasma c'è anche quello che no. Però infatti. Sì, tendenzialmente. Infatti in relazione a questo, secondo te, prima si faceva inevitabilmente più placca? Cioè io mi ricordo, cioè non direttamente, però so che nelle prime gare di arrampicata si giudicava anche lo stile, giusto? Sì, non ho fatto in tempo a farle quelle gare lì, ma mi risulta anche a me, sì, che adesso invece questa cosa qua non esiste più, cioè non esiste più. Perché era così importante lo stile? Cioè perché comunque faceva parte della prestazione. Se non avevi un buon stile, se non avevi una bella arrampicata, non eri un vero scalatore. Infastidiva, vero, probabilmente infastidiva più allora che non adesso, anche se penso che ancora adesso insomma faccia piacere vedere scalare con un bello stile. Però indubbiamente i climber degli anni 80, i grandi visionari, si sono fatti affascinare molto di più dai muri assolutamente, e probabilmente perché non essendoci ancora una teoria dell'allenamento applicata all'arrampicata era più facile. Alla fine allora l'ideologia era quella dell'appiglio più piccolo. L'appiglio più piccolo, l'appoggio più piccolo. Quindi manolianamente parlando, ma la stessa cosa più o meno avveniva, a parte Béraud che già si era buttato sui tetti, lui era un po' controtendenza, lui era proprio invece quello dei ganci, dei futuk. È vero. Però la maggior parte tendeva, insomma il mito assoluto era la placca strapiombante, la placca leggermente strapiombante. Però adesso quelle vie sono io giuro, vorrei vedere, poi sto bestemmiando perché sicuramente le farà tutte, cioè, però io vorrei vedere a vista, Ondra, su certi muri, tipo su Vienna, su Banana Stranna, cioè vorrei vedere uno scalatore di quel calibro su certi muri. È un po' come se appunto, scalando forse un po' meno su quello stile, cioè fosse cambiato tutto. Adesso venendone dalle palestre, cioè si va già con un approccio che è totalmente diverso. E secondo me si è forse un po' meno bravi motoriamente, non lo so, infatti ti dico, forse sto bestemmiando. Non lo so, io credo che alcuni arrampicatori di punta come Ondra forse abbiano ancora un certo livello di una grossa completezza, tant'è che lui, se non sbaglio, ha fatto a vista addirittura quella via di tribù negli Stati Uniti che deve essere 8C più di placca, qualcosa, cioè quindi... Altri, io penso, diciamo, anche arrampicatori fortissimi in gara, quindi gente da finale di Coppa del Mondo, potrebbe avere, secondo me, è ipotesi, fortissime difficoltà. Ma ti faccio un esempio. Sì, Ondra è un caso eccezionale. Sì, lui è veramente secondo me è un fuoriclasse assoluto, veramente. Assolutamente. Tant'è che la sua forza, secondo me, è di non tirarsi mai indietro da nessuna sfida. Sì, è vero. Cioè, è proprio una cosa incredibile. E poi, vabbè, sei stato uno dei primi a fare Iena. Diciamo che io sono stato di fatto il primo, tra virgolette, normale a fare Iena. Il primo normale. Perché gli altri chi erano? Allora, guarda, a parte Gallo. Gallo che chiaramente ai tempi, nel senso nell'86, era al top mondiale. Sì, è vero. Cioè, una cosa, assieme a Manolo, assieme a Roberto Bassi e Mariacher, insomma erano quelli, nel senso, quindi fare quel tiro lì nell'86 significava essere al top. Sì. Cos'era la via più dura del mondo? Cioè no, il primo Tobi d'Europa, cos'era? Era contemporaneo all'ultimo movimento di Manolo, anche quello 8B. Kendo di Mariacher credo che sia dell'86, forse dell'86 pure quella, insomma erano lì, erano lì. Il massimo alla fine era quello, perché poi gli 8C sono arrivati nei primissimi anni 90, forse fine anni 80 forse. Sì, fine anni 80 c'era Hubble, mi sembra di Ben Moon eccetera, che forse quello è un pelo più duro, quello va anche verso il 9A, sì, però sì, stiamo parlando di fine anni 80,
moto C, sì, quindi insomma era... però quindi Gallo, Scassa, no, Gallo, Urager, che era allora forse più forte arrampicatore sul lavorato, e quindi più di lui non c'era nessuno in Europa. Pazzesco. Poi Scassa, Clem Loscott che ha fatto il finale delle cose incredibili. Sì, misteri, madonna. Esatto. Incredibili, vabbè. Sì, veramente, ho visto gli appigli di quella Ma pensa che noi volevamo girare un video, volevamo fare un gruppo di ragazzi, ma sai proprio coi muscoli anche dietro le orecchie, dire forti scalatori, ci dedichiamo del tempo, cioè vi dedicate del tempo, noi vi riprendiamo, eccetera. Voglio vedere se riusciamo a risolvere tutti insieme, a cercare di capire dove sono le prese. E pare che ora non si capisce bene, forse abbia usato una linea leggermente più a destra, non l'ho capita bene la storia, però è comunque lì in Tonsa un mistero che ancora va svelato. È una bella storia. Esatto, una cosa. E poi quindi e poi vabbè, l'aveva fatta Guido Cortese qualche anno prima, però Guido Cortese è il super local di finale. È il super local, quello, sì, diciamo, è vero. Sì, diciamo che non è tanto normale. No, super local. Poi ha dimostrato una longevità incredibile, insomma, ha fatto Cocktail. È vero, pochi anni fa. Quindi io di fatto ero il primo normale. È il primo normale dopo questa sfilza. E dopo quanti anni da quando avevi iniziato? Ma allora, io ho fatto già i primi qualche tentativo così volante negli anni, cioè io ci ho messo le mani praticamente subito su Iena, perché quando sono venuto a stare qui a Finale, qui a Genova, ho avuto un periodo di crescita veramente velocissimo. Ma scalavi da pochissimo di fatto? Sì, io praticamente in 3 anni, di cui 2 praticamente solo su mattoni di Cascinale, sono passato da niente all'8A. Quindi questa è stata... Io ho cominciato nell'88 e nel 91 ho fatto pole position. Fantastico. E poi da lì ti sei convinto che potevi fare... Sì, ho già fatto allora. Sostanzialmente. Diciamo ero molto convinto. Poi in realtà poi vedi spesso quando si comincia col botto, poi ci si ferma. Invece Christian Core che... all'inizio mi veniva dietro, mi faceva sicura, poi a un certo punto io mi ricordo Loano, un piccolo siparietto su Christian Core, mi ricordo Loano che mi fa Pigo, guarda qua, e l'ho visto che faceva questo strapiombo a 60 senza piedi, tutto abiditidi. Qui è successo qualcosa, è successo qualcosa. E lì è partito il suo decollo. Sì, vabbè, Cristian poi a livello di... Io ne ho visti scalatori fortissimi, devo dire, ma proprio forti, ma io veramente devo dire che su certe cose Cristian... Ma mai. Disumano. Vabbè, quindi cioè, dopo 3 anni così sbam, sono arrivato, mi chiamo Pigo. Così. Purtroppo poi lì ho avuto un periodo di crisi, nel senso che dopo questo botto ho avuto problemi di schiena, sono stato fermo 2 anni, tutta una serie di disturbi psicosomatici, insomma praticamente ho avuto un po' una crisi personale. E poi ho ripreso però insomma sistematicamente intorno al 93-94, allora poi insomma ho cominciato di nuovo non so se si è rotto qualcosa nel frattempo, ma insomma poi ho continuato a fare le mie cose e ogni tanto una puntatina, avrò fatto 5 o 6 giri così su Iena senza nemmeno arrivare al bucone. Ok. E poi niente, nel 2000 ci fu, diciamo, io devo ringraziare assolutamente una persona che è Filippo Larcieri, che penso che conoscerai. Non di persona, ma so bene chi è. E ho arrampicato tanto in quel periodo con lui e secondo me lui ha svolto su di me un'attività di mental coach importante. Anche lui è molto bravo a finale, mi ricordo che aveva fatto roba durissima. Sì. Abbiamo provato Iena assieme, lui l'ha fatta l'anno dopo. Ma io sì, è vero che facevo questi tentativi su Iena, però non ero proprio tanto convinto. Cioè, lui mi ha detto, proviamola, sto provando. Sì. E così ho cominciato ad andarci con continuità e sti movimenti. Cioè, io sono un tipo di arrampicatore molto particolare, nel senso che dove gli altri trovano lungo io mi trovo bene, sono estremamente démodé. Quindi mentre questo è stato un po' un problema anche in gara, perché quando le gare hanno cominciato a diventare pallettoni, svasi, resistenza, io sono crollato. Perché io mi trovo bene su piccole prese, sequenze riposi, tipica Iena è fatta così, sono 3 sequenze con 2 buoni riposi. E quindi sto traverso mi è venuto quasi subito e lo facevo, in quel periodo pesavo anche 58 kg
in quel periodo facevo tutto statico su Iena, cioè veramente mi dicevo, ma madonna, cioè, proprio ero stupito di me stesso, di come mi veniva proprio... Cioè, mentre tutti lanciavano lo spigolo, io ci arrivavo statico. Sì, mi ricordo, cioè, da quello che ho visto, che c'è questo movimento allo spigolo, esatto, che ti salva. Sì. Che non vuol dire, nel senso, poi magari uno è più veloce, lancia per risparmiare. No, chiaro. Però insomma mi sentivo proprio bene in quel periodo. E grazie a Filippo devo dire che insomma è stato un ottimo compagno di questa avventura. Ha lavorato, cioè ti ha permesso di lavorare più sulla testa, ancora una volta si riconferma essere uno sport che poi non voglio dire che è prevalentemente di testa, perché poi facciamo anche una cattiva pubblicità, perché poi non è così, bisogna essere anche forti e bravi, esatto, no? Ovvio. Per carità. Però da dove viene, cioè la domanda è da dove viene la forza e la bravura, è proprio quello, cioè perché uno riesce e uno invece magari è anche più forte, no? E quindi da lì ti sei convinto che potevi farlo. Sì. Ma il duro è sopra però. Il duro è sotto e sopra. Secondo me si equipara. Secondo me se la via fosse ribaltata sarebbe peggio. Secondo me la parte più dura è il traverso. Ah sì, Sì. Però in alto c'è questo movimento molto aleatorio che tra l'altro si fa in diversi modi, perché alcuni utilizzano una specie di pinzetta e vanno a un buco buono, insomma alla fine della via di destro, mentre io invece ho fatto un grosso lancio dalla famosa sega, che è una piccola presa tutta dentellata, molto svasa, e sono arrivato direttamente su. E sono diversi modi di farlo, sicuramente su è più aleatorio, ma come intensità di forza da erogare, io almeno ai tempi me la ricordo più dura sotto. Secondo me complessivamente, se fosse ribaltata sarebbero guai, insomma. E la allenavi in qualche modo oppure l'andavi solo a provare? No, io in quel periodo facevo parecchie sospensioni, parecchio pannello, ma quindi credo dita, come se non ci fosse un domani. Chiaro, di una via dove se più sei leggero meglio è, e più hai dita meglio è, insomma, ecco. E poi nel 2007 ho fatto anche Bombay, che è un'altra bellissima via. Quella di fianco, 8A+. Sì, 8A+. Sì, anche lì sulla guida mi ricordo aver visto 8A e 8B+, ma secondo me è completamente travisata la cosa. Secondo me Iena è 8B, 8B+, e Bombay 8A+, perché insomma... Sì, ho sentito parlare, io non ho mai provato né una né l'altra, però ne ho sentito parlare, so che comunque è un 8, cioè se è 8A la lì guai, nel senso. Esatto. Anche per finale. E Boulder ne hai mai fatto? Boulder io non ne ho mai fatto, perché praticamente quando tanto mi ci è voluto un po' di tempo per capire. Io mi ricordo un siparietto divertentissimo, perché io andavo al Monkeys Club, dove già tutti guardavano al boulder e si intendevano di boulder. Loro erano già molto più più improntati su quello. Quindi già c'erano i primi passaggi stile boulder. Costa Guta secondo me tracciava molto bene, e c'erano già molti che già si stavano un po' specializzando. C'era Alessandro Gandolfo, mi ricordo, c'era Alessio Deiana. E io mi ricordo una gara di boulder che ci fu, una gara di Coppa Italia a Genova, al Porto Antico, bellissimo oltretutto. Sì, sotto la tensostruttura, io non c'ero, ma me l'avevano detto. E io, l'unico boulder che ho chiuso a vista era l'unico boulder che sembrava un pezzo di una via d'arrampicata. Ma una volta si tracciava così, cioè una volta era così, era imbarazzante. Cioè quanto è cambiato, incredibile. Sì, erano piccole vie, cioè erano piccole vie super intense. Quella lì era l'unica. Era l'unica. Tutto il resto, io mi ricordo che ma c'era... già all'epoca? Era già molto stile boulder. Tant'è che c'era anche già una prima placca appoggiata senza mani, e io ero lì che non capivo assolutamente che dovevo andare solo di piedi. Ero lì che cercavo le prese. Sono rimasto lì su sto appoggione, e così anche sugli altri. E quando praticamente il boulder è stato un po' sdoganato, io praticamente ho quasi mollato, perché io praticamente dopo Iena ho ancora fatto una primavera molto buona, e poi niente, ho di nuovo avuto problemi di tipo psicosomatico, niente di grave, però comunque insomma, cosa che ti hanno allontanato che mi hanno allontanato un po'. Poi ho avuto un ultimo periodo 2004-2007 più o meno, e poi è nato mio figlio e è stato un casino. È stato difficile riuscire di nuovo a incastrare tutto. Tra lavoro, figlio, alla fine ho ceduto. E adesso?
E adesso sono stato, siccome vengo dalla Francia dove sono stato a lavorare 3 anni, lì ho un po', c'erano dei bellissimi pannelloni, io ero a Grenoble, bellissimi pannelloni con la corda, allora lì ci ho ripreso gusto e mi sono un po', insomma, rimesso un pochino. Adesso devo fare i conti con 4-5 kg in più che sembrano niente, invece per me sono tanto, io li sento. Anche perché il muscolo invece va a scendere. Non è che posso compensare. E vabbè, ho intenzione, mi piacerebbe insomma adesso che mio figlio ormai ha 15 anni ricominciare ad andare un po', ecco, fare anche un po' di incompiute, vedere se riesco a fare qualcosina di divertente. Quindi vabbè, mi hai già risposto prima se ti ha ispirato qualcuno, però sì, mi hai già detto Manolo e Gallo come scalatori, loro due? Oppure c'era anche qualche... cioè, oppure a livello tuo personale qualcuno? Bella questa, bella questa domanda. Io credo che noi dobbiamo tanto alle persone con cui abbiamo scalato. Allora, io intanto devo ringraziare questi 3 ragazzi che mi hanno concesso di cominciare. Uno è anche morto, si chiamava Moreno, gli altri 2 si chiamano Stefano e Maurizio. In particolare questo Maurizio, di soprannome Gede, mi ha molto ispirato all'inizio, no? Lui era lungo, tipo fenicottero, molto elegante e quindi un po' Manolo, un po' lui mi hanno dato un po' un imprinting, no? Sì. E poi per me sono state fondamentali alcune amicizie, una con questo Gianluca Brero che adesso vive in Francia, che è il primo arrampicatore forte con cui ho arrampicato da queste parti e abbiamo scalato tanto insieme, persona veramente di valore, con uno stile straordinario, con una naturalezza incredibile, sono tutte persone che poi ti danno. Dome che ha una forza terribile, veramente un livello impressionante e anche con lui è stato bello arrampicare in posti molto fisici. Sì, lui è proprio l'esempio secondo me della forza statica terribile, davvero. Sì. Io mi ricordo quando si attaccava al pannello, questi percorsi, rimaneva bloccato. E dicevo, ma non cadi, era bloccato, ogni movimento lo controllava. Per certi versi mi ricordava Agnello proprio. Lui parlava tanto di Gianni, ma anche lui quando era in forma era impressionante. Veramente impressionante. E poi vabbè, di Filippo ho già parlato abbondantemente. E poi quando sono approdato alla Spezia, un grande amico, Maurizio, anche lui un arrampicatore di La Spezia con cui ho avuto modo di condividere tante belle giornate in Falesia, pensieri sull'arrampicata di... Con lui brontoliamo sull'arrampicata di oggi, che ha un po' di magagne, insomma. Dimmene una. Da vecchi. Dimmene una. Cosa non ti piace? Intanto questa mediatizzazione qua io non mi ci trovo. E credo che oggi ci sia un pochettino di tendenza che non hanno tutti, perché io vorrei che tutti si ispirassero a uno come Ondra, che oltre ad avere un livello spaventoso è uno che si confronta col passato. Io vedo che molti ragazzi di oggi, così come non hanno nessun interesse per la storia a scuola, che per carità non interessava neanche a me a scuola, adesso invece è la mia passione, ti dicono vabbè sai che c'è, ma vaffanculo, nel senso non mi interessa da dove, cioè io faccio quello che mi pare, io grado come mi pare, io scalo come mi pare, sì. Va benissimo. Sì. Va benissimo. Sì. Però questo secondo me porta un pochino a perdere proprio riferimenti in tante cose, no? Mi faccio, diciamo, mi accodo al video tuo di qualche tempo fa, no? Al come si fanno le cose e al quanto vale veramente la cosa che hai fatto, cioè insomma queste... Sì, sono d'accordo. Più che altro, vabbè, intanto è un peccato, poi riferito anche a certe vie che secondo me diventeranno sempre un po' più, rimarranno sempre un po' in disuso, perché o rimarranno un vecchio stile che la gente vorrà fare sempre meno, perché non si interesseranno più, secondo me, di chi c'è passato di là e delle persone che sono passate di là, che hanno permesso anche quello che poi stai andando a fare tu. E tutti i grandi strapiombi che stai andando a fare tu. Non lo so. E poi un altro aspetto che secondo me, mi ha dato fastidio, che è una cosa che è successa
a finale, magari con le guide, chi non accetta tipo il grado finale, così come non accetta il grado da un'altra parte. Ma il grado finale è storia, cioè è una cosa che racconta delle altre cose. Se tu lo cambi non racconta più niente. Esattamente. E quindi non lo so, anche sono d'accordissimo su questo aspetto qua, e bisognerebbe viversela un pochino più relax. Dove cadi. Se passi, bravo. Esatto. Nel senso, così come sarebbe bello vivere lo sport in generale. Quindi tu dici che secondo te non so, questa mediatizzazione alimenta questa cosa? No, forse no, la mediatizzazione no, anche perché io credo che la mediatizzazione passi anche dei bellissimi esempi, perché secondo me i video che fa Ondra sono straordinari. Sì. E così come prima quelli di Sharma, sia dal punto di vista estetico, e non solo loro due ovviamente, vero. Però sto parlando di super top che hanno anche secondo me quella marcia in più dal punto di vista proprio della classe, tra gli ultimi. Poi ora sicuramente ce ne saranno anche di più forti. Insomma, mi sembra che loro passino dei messaggi molto belli. E quindi non lo so, io credo forse influisce un pochettino, però adesso non vorrei fare, diciamo, quel cinquantenne che comincia già a rompere i maroni. Mi sembra che oggi forse ci sia un po', la società si è molto velocizzata in tutto, no? Quindi forse oggi c'è un po' la tendenza a voler raggiungere i risultati prima. Lo vedo anche con mio figlio, no? Nel senso, lui vuole fare le cose subito, dico, ma prima c'è da imparare come farlo, nel senso. Certo. E quindi forse c'è un po' da parte di una quota di arrampicatori, forse ecco, ai miei tempi non si cominciava, l'arrivismo non era uno dei motivi per cui si cominciava a arrampicare, cioè avere un'occasione, avere una nicchia per riuscire, no? Per dimostrare. Io credo che quasi nessuno allora cominciasse con questo tipo di... Poi magari subentrava. Sai cosa? Perché c'erano forse meno esempi visivi. Forse. Avevi meno miti, cioè è vero, c'era Gallo, però basta. Cioè, era là. Esatto. Tutto il resto era storia da scrivere. Adesso scorri e c'hai quello, vedi, dici no, voglio essere come lui, e quindi forse c'hai più distrazione da quel punto di vista. E poi c'è anche l'aspetto, secondo me, un po' strano, un po' oggi forse viene anche dai social, non so da che cosa possa derivare, no? Ma c'è un po' forse noi avevamo ancora, rispetto alla generazione precedente ancora, che qualcuno ha e qualcuno non ha, qualcuno ci arriva e qualcuno non ci arriva. Invece adesso forse c'è un po', tu giri su internet e dici, lui fa l'8C+, lui fa il 9A, lui fa... allora anch'io. Sì. Cioè, perché io no? Certo. Mi viene così, è un'ipotesi soltanto. Mentre io guardo Duregato e dico, vabbè, lui sì e io no, nel senso ma mi sembra anche normale. Oppure comunque appunto non ti dava, non lo so, nel senso non ti creava dispersione. Lui sì, e magari gli chiedo come. Esatto, gli chiedo come e ci provo comunque senza, non lo so, forse anche la dispersione, è un po' come dire tanta carne al fuoco che non riesci mai poi, no, da cui non riesci mai a carpire roba che va bene per te e tu vuoi essere quello, quell'altro, però te stesso poi di fatto non riesci mai a svilupparlo, a delinearlo. Vabbè, comunque senza poi metterci in un vespaio, riflessioni. Ma sai cosa? È che poi possiamo parlare, cioè, all'infinito di queste cose, perché ce n'è proprio all'infinito. A voglia. No, guarda, ti chiedo l'ultima, e di dare un consiglio, che questa la chiedo a tutti, di dare un consiglio a te, arrampicatore, diciamo, degli anni che hai fatto, si può dire, tra le cose più difficili che quegli anni offriva. Perché fare Iena a quei tempi non è come fare Iena adesso, no, in effetti per niente, proprio un'altra, sono due vie diverse. Sono due vie diverse. Dai un consiglio a chi vuole arrampicare, a chi vuole iniziare ad arrampicare. Sicuramente il consiglio che posso dare è quello
questo è un consiglio difficile perché o ce l'hai dentro di te o non ce l'hai, quello di innamorarsi della roccia dal punto di vista estetico. Io ho sempre avuto, cioè per me l'arrampicata è uno sport, ma è soprattutto, continua a rimanere un'arte e quello che mi ha sempre spinto e mi ha dato un enorme piacere ad arrampicare è stato sempre la bellezza, quindi non è mai stato il grado il mio motore. Poi mi è capitato anche di fare alcune vie per il grado, però se uno si lascia guidare, cioè anzi, questo non è un consiglio che vale per tutti, è un consiglio che do io, in quanto esteta, nel senso il mio approccio all'arrampicata è soprattutto estetico, gli dico innamoratevi delle forme, innamoratevi di come è fatta una presa, di come sono fatti i movimenti, questo è diciamo, lasciatevi andare, quindi dimenticatevi della paura, però anche questo è un consiglio che puoi dare, ma non è così facile da seguire. Invece un consiglio tecnico che posso dare, lo posso dare perché penso di aver sbagliato io stesso lì, di non avere fretta, di allargare tantissimo la base della piramide. Perché più è ampia la base della piramide e più si sale in alto, cioè più la piramide arriverà in alto. Io questo lo dico pensando a quel poco che so di Gianni Duregato, che conosco ma non benissimo, altri lo conoscono molto meglio di me. Da quello che io so, lui ha sempre progredito per ampliando tantissimo ogni livello di difficoltà. Sì, ok. Senza correre, senza rincorrere, non rincorrete il grado, ecco questo mi viene proprio da dire. Non rincorretelo, prendetevi tempo perché questa è una cosa secondo me molto importante. No, condivido appieno. Bene, quanto siamo? Tipo... Ah, vabbè, perfetto. Grande, cazzo, mi ha fatto un piacere. Altrettanto.